L'infedeltà ha reso mia moglie senza tetto e adesso è per strada. Mia moglie era su Tinder. Non crederete a quanto sia stata ingenua. Ha creato un profilo su Tinder mentre eravamo ancora sposati. Ma ciò che è ancora più ridicolo è che ha cercato di prendersi la mia casa nel divorzio senza conoscere un dettaglio cruciale. Non è mai stata mia fin dall'inizio. Gestisco una palestra locale. Lo faccio da circa 8 anni. Mia moglie, Jessica, lavora in un bar di tendenza in centro. Ci siamo conosciuti quando veniva nella mia palestra, una storia d'amore tipica, almeno fino a quando non lo è più stata. Siamo stati sposati per 6 anni, vivendo in una splendida casa a 2 piani che mio padre aveva messo in un fondo fiduciario anni fa. Jessica amava fare l'ospite perfetta, invitando sempre i suoi amici del bar e vantandosi della nostra casa incredibile. Pubblicava foto ovunque sui social media, comportandosi come se fosse una specie di influencer, ostentando una vita perfetta. Tutto è crollato quando uno dei membri della mia palestra mi ha mostrato il suo telefono dopo un allenamento. La sera prima era stato su Tinder e si era imbattuto in un profilo che lo aveva fatto fermare di colpo. Era Jessica, che si scattava selfie allo specchio nel nostro bagno padronale, indossando abiti che non avevo mai visto. La sua biografia diceva: «La vita è troppo breve per un caffè cattivo e per serate noiose. Mio marito è sempre in palestra, sapete cosa intendo». Ho mantenuto la calma, senza nemmeno battere ciglio. Invece, ho chiesto al mio cliente di inviarmi gli screenshot del suo profilo. Le foto erano recenti, lo si capiva dal fatto che indossava l'Apple Watch che le avevo regalato per Natale il mese scorso. Il suo profilo diceva che cercava appuntamenti per un caffè che potessero trasformarsi in qualcosa di più. Quella sera ho scaricato Tinder, creato un profilo falso usando le foto di un mio amico del college che ora vive in California. Nel giro di un'ora, Jessica ha fatto match con me. Nei messaggi era spudorata, parlava di come suo marito fosse sempre occupato col lavoro e di quanto avesse bisogno di eccitazione nella sua vita. La cosa più assurda: mi scriveva durante il suo turno al bar, proprio negli orari in cui mi diceva di essere troppo impegnata per rispondere ai miei messaggi. Mi ha persino proposto di incontrarci in un hotel vicino al suo lavoro, dicendo che aveva uno sconto dipendenti. Alla fine ho scoperto che uno dei manager dell'hotel era un cliente abituale del suo bar e che avevano un loro accordo. Ho passato una settimana a raccogliere prove, screenshot delle conversazioni, foto che mi aveva inviato, persino video che aveva pubblicato sul suo profilo Tinder mostrando la casa. Ho salvato tutto sul cloud, poi ho chiamato mio padre. Mio padre non è rimasto sorpreso. Non gli era mai piaciuta Jessica, diceva che faceva troppe domande sui soldi della nostra famiglia. Per questo aveva messo la casa in un fondo fiduciario quando mi aveva aiutato a prenderla. «Figliolo», mi ha detto, «ho visto troppi uomini perdere tutto perché si sono fidati della donna sbagliata». Il fondo era blindato. L'avvocato di mio padre lo aveva strutturato in modo che la casa rimanesse sempre nella nostra famiglia. Jessica non aveva idea di tutto questo. Quando ci siamo trasferiti, abbiamo entrambi firmato i documenti per l'affitto, pensando fosse solo una formalità. Lei non li aveva mai letti davvero, era troppo entusiasta di trasferirsi in una casa così bella. Ho deciso di affrontarla durante uno dei suoi appuntamenti al bar. Avevo attivato la funzione «Trova il mio iPhone» e ho visto che stava andando in quell'hotel vicino al suo lavoro. Ho usato la tessera della mia palestra, che aveva una partnership con l'hotel, per accedere all'ascensore. Ho trovato il numero della sua stanza dai messaggi su Tinder scambiati con il mio profilo falso. Quando ho bussato alla porta, lei ha aperto, indossando uno degli abiti delle sue foto su Tinder. L'espressione sul suo volto è passata dallo shock al panico in pochi secondi. Ha cercato di fingere, dicendo che era lì per incontrare un cliente per una collaborazione sui social media del bar. A quel punto ho tirato fuori il telefono e le ho mostrato il mio profilo falso su Tinder. È crollata, ma non perché si sentisse in colpa, solo perché era stata scoperta. Ha iniziato a piangere, dicendo che si sentiva sola e che io lavoravo troppo. Sembra che tutti i traditori usino sempre le stesse scuse.
Le ho mostrato i video del suo profilo Tinder sul mio telefono, quelli in cui si vantava del suo matrimonio perfetto mentre cercava attivamente di tradirmi. Fai le valigie, le ho detto. Hai un'ora. Lei ha riso, davvero ha riso, dicendo che non sarebbe andata da nessuna parte. Secondo lei, quella era anche casa sua e nel divorzio mi avrebbe portato via tutto. A quel punto ho tirato fuori il contratto d'affitto che aveva firmato. Il suo nome non era su nessun mutuo, perché non c'era nessun mutuo. La casa apparteneva al fondo fiduciario ed era libera da ipoteche. Ha chiamato sua sorella per venire a prenderla, minacciando di chiamare la polizia dicendo che non potevo cacciarla. Mio padre è arrivato con il suo avvocato prima che la sorella si presentasse. L'avvocato le ha spiegato la situazione in modo semplice. Tecnicamente era un'inquilina, ma mio padre e il suo avvocato non l'hanno mandata via subito. Hanno redatto un documento e le hanno dato 30 giorni di tempo per andarsene. Anche se non era intestataria della casa, era comunque considerata un'abitazione coniugale. Ma quando è arrivata sua sorella, Jessica ha deciso di andarsene subito. Mentre faceva le valigie piangendo e insultandomi, ho trovato altre prove sul suo telefono. Da mesi incontrava uomini su Tinder, il manager dell'hotel non era l'unico. Aveva almeno altri 5 appuntamenti fissi. Aveva persino usato il mio sconto della palestra per affittare le stanze dell'hotel a prezzi ridotti. Sua sorella era convinta che Jessica avrebbe ottenuto metà di tutto nel divorzio. Ma quando l'avvocato le ha mostrato i documenti del fondo fiduciario, i loro volti sono impalliditi. Il divorzio è stato una farsa. Il primo avvocato di Jessica ha rinunciato dopo aver visto i documenti del fondo. Il secondo ha cercato di sostenere che lei avesse contribuito economicamente alla casa e meritasse qualcosa. Il giudice ha respinto tutto rapidamente. Aveva firmato un contratto d'affitto, non un mutuo. Jessica ha provato a giocare sporco, pubblicando sui social che l'avevo ingannata facendole firmare documenti che non capiva. L'avvocato di mio padre l'ha bloccata con una lettera di diffida. Mentire su un fondo fiduciario può avere conseguenze legali. Ora Jessica è senza casa, vive in macchina e lavora per le app di consegne. Continua a creare nuovi profili social per scrivermi di notte, piangendo per un'altra possibilità. Ma non rispondo mai. Alla fine Jessica ha perso tutto, la casa, il lavoro e persino il rispetto della sua famiglia. Ma quello che mi chiedo è: può una persona davvero cambiare dopo una caduta così? O credete che chi tradisce una volta tradirà sempre? Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate. E se questa storia vi ha sorpreso, lasciate un like e iscrivetevi al canale per altre storie incredibili.